Ciao, questa è la seconda parte dell'intervista all'ingegnere Ivano Beggio e la seguente domanda è: come è nato il logo e il nome Aprilia? Aprilia inoltre è sempre stata conosciuta per le grafiche innovative. Ci racconta qualche aneddoto? E il nome Aprilia l'ha messo mio padre nelle biciclette, che erano Aprilia. E quando gli ho chiesto, papà, ma perché hai messo questo nome? Mi ha raccontato che lui era innamorato della Lancia Aprilia, gli piaceva tantissimo, e che aveva pensato di mettere nelle biciclette un nome così bello e così per lui molto importante. E io, naturalmente, in onore a mio padre, per l'affetto e per l'amore che avevo, quando sono entrato e ho continuato e ho fatto le moto, ho deciso di continuare con lo stesso nome perché il nome Aprilia porta bene. C'è un piccolo aneddoto sul logo. Papà mio aveva fatto le biciclette con la scritta Aprilia, un po' di allora, con l'estetica, quella, e aveva fatto anche con la testa del leone. Ricordo che quando consegnavamo le biciclette all'inizio, io ero ragazzo, 16 anni, c'era un furgoncino, Lupetto si chiamava, e aveva un telo blu. E papà mio aveva fatto sulla fiancata del lupetto una grande scritta enorme, per allora era una cosa eccezionale, con questa scritta Aprilia, ma con questo leone che corre, come corresse. Solo che quando arrivava nei paesini piccoli, i bambini correvano di corsa vicino al furgone perché dicevano: Mamma, se arriva al circo! È il che io, quando sono subentrato, ho pensato bene di togliere questo, lasciare la scritta Aprilia, ovviamente, e di fare un marchio attuale, moderno. E mi sono avvalso di uno studio grafico eh, straordinario, bravissimo, che si chiamava Studio Giacometti, che lavorava per noi e per Benetton, questi due realtà, loro molto grandi, noi piccoline in quel momento, e ha fatto questo Aprilia bianca su campo rosso, che poi anche la Ducati è andata a New York a far fare il nuovo marchio della Ducati, eccetera, e ha fatto su campo rosso scritto Ducati. Come dire, ho fatto scuola e talmente è piaciuto, si vede ai dirigenti della Ducati, che nella selezione del nuovo marchio che hanno e che avrebbero fatto, hanno visto di applicare una logica del genere. Quindi è stato un susseguire di evoluzioni, anche se all'inizio io avevo fatto, oltre che Aprilia, avevo fatto una A con le ali rosse e verdi, che sembrava come una barca a vela, insomma, queste due specie di ali, ero partito con quel marchio là. E poi se gli appassionati di qualche anno ricordano, le magliette dei Borghetti erano bellissime, quel tricolore qua con la A grande. Tanto che ho un incontro con degli appassionati di ieri, c'era uno con la maglietta con quel mio marchio storico all'inizio. E gli ho chiesto come mai, e dice: me lo sono fatta fare perché mi piace tanto. Ancora oggi, a distanza di 30, di 40 anni, piace ancora. A parte il logo, naturalmente, classico di oggi di Aprilia, piace anche il logo che avevo fatto nella fase intermedia. Quindi dal leone sono passato alla A con queste due specie di vele, così, e poi invece alla Aprilia semplicissima, rossa e con la scritta bianca, con la linea bianca. È stata un'evoluzione ovviamente, perché c'era anche la ricerca della sintesi, della semplicità, e volevo dare alle mie moto molta innovazione, ma
Nella grafica ho innovato per esempio nel colore. Le prime moto che avevano i tre colori, per esempio, il violetta, il lilla, il blu, l'oro e il nero, per esempio, o il giallo. Una delle piccole innovazioni, ma comunque innovazioni, è stata quella di fare le motoreplica. Facevamo le competizioni perché l'obiettivo è anche di coprire una parte di investimenti, le competizioni che sono molto alte. Allora abbiamo deciso di fare le motoreplica, la 125 che correva, facevamo la 125, due tempi, uguale a quella che correva, con la stessa grafica, con gli stessi colori, quindi chi prendeva una 125 Chesterfield si sentiva come la moto che ha vinto il mondiale 125 o 250, quello che Biagi ha vinto con questo sponsor qua. Le replica è stata Aprilia a inventarle, nessuno aveva fatto le motoreplica e ha fatto scuola, quindi di questi aneddoti ce ne sono tanti, perché non è possibile che un'azienda che è un'azienda artigianale possa competere con i colossi mondiali. Honda, Yamaha, Suzuki, Kawasaki sono enormi in Europa, BMW e Piaggio. Però io avevo il coraggio, da piccolo artigiano, di azzardarmi a fare delle cose diverse. È stata una continua crescita da un lato evoluzione tecnologica, dall'altro la ricerca di nuovi segmenti per andare incontro ai sogni dei nostri clienti. E questo è stato tutto facile, perché le idee venivano facilmente. Quando tu percorri un sogno e lo vuoi realizzare, poi ti vengono le cose con facilità. I tuoi stessi uomini, certo, le corse servivano per avere la tecnologia, per fare apprendere ai miei ragazzi come si fa a vincere, ma come si fa anche a fare dei prodotti vincenti. I colori perché erano solo rosso, argento, nero, e quindi per dare una freschezza ai nuovi prodotti, per dire Aprilia è il nuovo, è il giovane, non ha paura di fare degli abbinamenti di colore coraggiosi ma ben intonati. Quindi si presentava e ha sempre rappresentato un momento di coraggio e di rottura, naturalmente, con il passato. Quindi a volte naturalmente questo tipo quando percorri queste strade non sempre riesci a realizzare che tutte abbiano un grande successo, perché inevitabilmente se sei il primo a volte succede che ti funzionano, qualche volta non funziona. È inevitabilmente la storia di chi parte per primo. Però se funziona e sei il primo è un successo incredibile. Sei tu che stabilisci il prezzo, quindi i margini sono buoni, quindi tutto ti dà forza e ti tonifica la voglia di continuare a vincere, a fare prodotti, a fare un'azienda sempre più grande.